Ebbene sì, la mia relatrice ha rifiutato la mia tesi. Prima di proseguire con il video ti voglio ricordare di iscriverti al mio canale perché molti di voi guardano i miei video ma non sono ancora iscritti. A voi non fa una piega, ma a me fa una grandissima differenza. Grazie mille e ritorniamo a noi. Molti di voi sanno già che cosa porterò come argomento della mia tesi, cioè la malattia di Parkinson. Allora, iniziamo già col dire come io l'avevo preparata, nel senso che io innanzitutto avevo trovato la mia relatrice, le avevo inviato un'email come richiesta e accettò. Dopodiché avevo scaricato tutti i documenti necessari, ossia avevo scaricato il template dell'abstract e il template del PowerPoint, perché alla fine sono questi due documenti fondamentali per quella che è la stesura della tesi. Dopodiché avevo iniziato già un po' a guardare su vari siti, per esempio PubMed, poi parkinsonitalia.it, parkinsonusa.com e così via, e avevo trovato tantissime nozioni. Una volta che avevo reperito tutte le informazioni necessarie prese da questi siti qua, avevo iniziato a tirare giù un paio di bozze, quindi avrò fatto almeno 3-4 tipi di abstract dove andavo a spiegare comunque tutti quei concetti fondamentali del mio argomento della tesi, quindi che cos'è, come si valuta, i sintomi, quindi quelli motori, non motori, neuropsichiatrici, l'attività fisica e le prospettive future. Le avevo spiegate tutte quante in maniera un po' diversa, ecco. Dopo un po' presi coraggio e lo allegai tramite Gmail e lo inviai alla mia relatrice. Fatto sta che niente, questione di 2-3 giorni mi arriva l'esito e mi disse brevemente che non andava bene. Allora dopo da lì mi erano partiti i miei classici trip mentali, che poi alla fine è inutile averli perché o va bene o non va bene, quindi sti cazzi. E in poche parole mi disse: guardi, non va bene, ne parleremo meglio durante il colloquio del 4 aprile. Arriva poi il 4 aprile, quindi il giorno del colloquio. Dopo quasi un'ora e mezza più o meno mi disse brevemente i motivi per cui non andava bene la mia tesi. Allora, diciamo che ci sono due tipi di relatori: quelli che ti danno, come li chiamo io, quelli che ti danno il via libera, quindi quei relatori dove te scegli l'argomento, la imposti, la consegni e poi starà a loro se approvartela oppure no. E poi ci sono i relatori che invece ti danno un articolo scientifico, ovviamente in base all'argomento che vorresti portare, e poi sarai te che dovrai farci la sintesi, quindi farci questo abstract e poi dopo inviarglielo per eventuali correzioni. Poi anche lì se te lo approvano sei a posto, se no correggi un minimo, sei comunque dovresti essere a posto dopo, ecco. Comunque tutto sommato i relatori principalmente quello che fanno è correggerti la tesi per eventuali errori ortografici, se ci sono dei concetti poco chiari e così via, quindi fanno questi i relatori di tesi. Quando ero al colloquio oltre a questo mi disse che anche i PowerPoint, anche lì mi disse a sto punto che non andò bene per il semplice motivo perché io avevo fatto 8-9 slide ed erano troppe. Perché la nostra discussione durerà solamente 5 minuti e non di più. Alcuni dicevano 10, non so, vabbè, dove l'abbiano letta sta cosa qua perché è impossibile. Mi disse che il mio PowerPoint doveva essere suddiviso in questa maniera qui. Ci dovrà essere la pagina del titolo, quindi quella grande c'è il titolo, il relatore, eventuale correlatore e il laureando. Poi ci dovrà essere l'introduzione dell'argomento generale in maniera molto sintetica, che cosa porti. Poi dopo ci dovranno essere i metodi ed eventuali strumenti utilizzati, cioè che cosa è stato studiato nel lavoro, i risultati, conclusioni dell'elaborato e poi vabbè la bibliografia, però quella non viene contata. Stessa cosa anche per il titolo, non vengono contate, quindi alla fine, quindi in totale poi alla fine sono 4 slide e sono più che sufficienti. Alla fine del colloquio mi disse come dovevo procedere, ossia
innanzitutto tradurre l'articolo, perché è un articolo di 12 pagine, di cui vabbè 3 pagine è solamente la bibliografia, però bisogna tradurle, e poi dopo da lì farci una sintesi di 300 parole. Dopo da lì dovrò inserire in maniera ben precisa quelli che sono i concetti nel PowerPoint, massimo 4 slide più vabbè la bibliografia e il titolo, però quella è la meno. E infine, se me lo approva, bene, appunto dopo nel libretto io vedrò idoneo, e quindi dopo da lì posso attivare quello che è il conseguimento del titolo. Un consiglio che voglio dare per coloro che diciamo hanno commesso il mio stesso errore, innanzitutto è quello di non abbattersi, perché purtroppo la mente umana quando sbagliano qualcosa o tende ad arrabbiarsi o tende ad abbattersi, quindi a essere diciamo un po' giù di morale eccetera. È normale, però dovete tenere conto che siamo esseri umani, facciamo errori, sì, devi anche tenere conto che è un modo di crescita personale, quindi si rifà da capo, non è un problema, l'importante è aver capito dove uno ha sbagliato e quindi cercare di non commettere più lo stesso errore. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine del nostro video. Come sempre, se ti è piaciuto lascia un like, e se hai eventuali dubbi non esitare a commentare qui sotto nei commenti, e come sempre noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao ragazzi!